Ciao a tutti e bentornati su un nuovo tutorial dell'uncinetto d'argento, ultimo tutorial del 2017. In questo video vi mostro come realizzare insieme questa bellissima clic-clac che io ho chiamato Rubino. Una clic-clac dai toni molto eleganti e anche romantici, perché no, con questa bellissima chiusura dorata e questo cordino swan glitter rosso e oro. È un tutorial che io avrei voluto portarvi prima di Natale perché questa clic-clac è veramente perfetta per le feste natalizie, ma purtroppo ho dovuto spostare un pochino la programmazione dei vari tutorial, però volevo assolutamente portarvelo prima di Capodanno per darvi comunque uno spunto per una borsa last minute. Qual è la particolarità di questa clic-clac? Ovviamente le notevoli dimensioni, perché è una clic-clac che vedete un pochino fuori dall'ordinario, e soprattutto quando l'ho progettata ho scelto di lasciare all'interno un pochino di cordino in più. Perché? Perché io sono una di quelle persone che anche se ha una borsa molto grande lo spazio non basta mai. Realizzando questo progetto con un pochino di avanzo di filato all'interno, questa clic-clac si adatterà perfettamente a quelle che sono le mie esigenze nel caso avessi bisogno di più spazio all'interno della borsa, perché non dovrò fare altro che spingere il materiale in eccesso all'esterno e avrò la borsa molto più grande. Questa è una delle particolarità della borsa Rubino. La seconda particolarità è che, a differenza del tutorial della pochette diamante che avete visto in precedenza, questa volta lavoreremo il fondo e poi lo andremo ad indurire successivamente utilizzando la rete. Voi potete anche utilizzare del termoindurente. Vi faccio vedere il fondo che vedete è perfettamente incorporato al corpo della nostra borsa, al quale io ho aggiunto queste piccole borchette che la rende veramente un progetto unico e molto particolare. Perciò iniziamo subito a guardare quali sono i materiali per realizzarla, che come sempre trovate dalla mia amica Fata Morgana, e iniziamo insieme questo progetto. Come potete vedere, i materiali per realizzare la nostra clic-clac non sono tantissimi, ma sono sicuramente di ottima qualità. Come filato per la nostra clic-clac io ho scelto questo bellissimo swan glitter in colore rosso, adatto sia per le festività natalizie che per la notte di Capodanno, con questo inserto lurex color oro che si adatta perfettamente al colore della clic-clac che ho scelto. Io spero che in video riusciate a vederlo bene, però sicuramente a borsa finita risalterà molto di più. Come clic-clac ho scelto una clic-clac molto importante. Questa è una clic-clac da circa 27 cm, quindi di dimensioni diciamo un pochino fuori dagli standard normali. Anche questa in color oro. Questa volta andremo a realizzare il fondo direttamente con il cordino e andremo poi ad indurirlo successivamente utilizzando la rete. Questo perché nella clic-clac diamante abbiamo realizzato il fondo direttamente su rete, questa volta lo andiamo ad inserire successivamente. Come rete ho scelto una rete con maglia da 0,5 mm, così potete trovarla più facilmente. Per cucire il corpo della nostra clic-clac alla sua chiusura utilizziamo nuovamente del filo di nylon trasparente o lenza da pesca come preferite, che ovvia il problema di dover trovare un cordino o un cordonetto dello stesso colore del corpo della nostra clic-clac. Quindi qualunque colore voi decidiate di utilizzare, usando questo che è trasparente non avrete problemi poi a trovare un filo coordinato. Per lavorare il corpo della nostra clic-clac utilizzo nuovamente un uncinetto numero 3. Come avete visto nei tutorial precedenti, lavorando le borse e le clic-clac con un uncinetto numero 3 si ovvia il problema di dover inserire dell'indurente o comunque un sostegno ai laterali della nostra borsa, questo perché assume già una sua struttura abbastanza rigida. Ovviamente se voi non vi trovate bene ad utilizzare un uncinetto numero 3 potete utilizzare un 3,5 o comunque un tipo di uncinetto adatto al filato che andate ad utilizzare. Nel caso non utilizzate lo swan ma usate ad esempio un cordinotaio del filato che avete a casa, adattate sempre il numero di uncinetto al filato che avete scelto. Prima di iniziare l'effettiva lavorazione del nostro fondo vi voglio dare due piccole dritte per quanto riguarda le chiusure clic-clac e il cordino swan. In tante mi avete scritto che quando lavorate dai sacchetti di swan avete il problema dei nodi. Allora, la cosa importante è sempre questa: quando acquistate un cordino swan per lavorare, nel momento in cui dovete iniziare un progetto, tenete sempre la busta di cordino diciamo dal lato dove esce il filo, perché i nuovi sacchetti hanno sempre il filo che già fuoriesce, in verticale. Quindi appoggiate il sacchetto magari alla sedia o comunque vicino a dove siete sedute e mantenetelo sempre in verticale in modo che il filo esca in questo modo. Questo impedisce o perlomeno aiuta ad evitare quei fastidiosissimi nodi che si vanno a formare con il filato.
Ovviamente, essendo delle buste che viaggiano con i corrieri, se non le andate a comprare di persona, è facile che durante il trasporto i filati un pochino si aggroviglino perché rimangono un pochino schiacciati all'interno dei pacchetti. Andiamo adesso a vedere quali sono le dimensioni effettive di questo tipo di click-clack, che al di là di questo bellissimo color oro è una click-clack importante appunto per le sue misure, perché misura circa 27 cm in lunghezza e circa 17, contati diciamo da interno a interno, in altezza. Quindi abbiamo 27 x 17, 18 se considerate anche la parte in metallo. Anche questa è una click-clack con i piedini per poter attaccare un'eventuale catena, ma presenta anche questa maniglia molto agevole per essere portata a mano, quindi la scelta di come diciamo abbellirla o portarla è vostra personale. Parlando di click-clack in generale, perché dopo il tutorial della diamante alcuni di voi mi hanno mostrato molte perplessità sui tipi di fondo, vi dico questo. Nel fondo della diamante, scusate se ve la cito sempre, ma è un punto di riferimento per darvi una spiegazione, avete visto che il fondo non comprendeva proprio tutta l'apertura della click-clack, ma andava a toccare comunque nei 4 angoli sul laterale. Questo perché il fondo della diamante copre circa 2/3 della nostra chiusura, mi pare che avanzi circa 1 centimetro nella parte diciamo in altezza da ciascun lato. Lavorando con quel tipo di fondo che comunque ha una base un pochino stondata perché abbiamo tagliato i laterali a un fondo abbastanza ovale, una volta che siamo saliti il corpo della click-clack era perfettamente adatto al tipo di chiusura. In questo caso, avendo una base prevalentemente rettangolare, quindi non di forma ovale, ho scelto invece di fare un fondo diciamo omogeneo che ricopra tutta la chiusura della click-clack. Quindi in generale quando dovete affrontare una chiusura click-clack dovete realizzare un fondo che o copra tutto perfettamente lo spazio che si crea nel mezzo della click-clack o perlomeno un fondo che ne ricopra 2/3. Questo per darvi un pochino di indicazioni. Realizziamo la base della nostra click-clack partendo dal lato lungo, quello di circa 27 cm. Io ho realizzato un avvio di circa 40 catenelle che, se vado a togliere l'uncinetto e a posizionarlo all'interno della click-clack, vedete che messo così abbiamo circa 1 centimetro per ogni lato, però siamo comunque all'interno della click-clack. Perché mi sono fermata a circa 1 centimetro? Perché la misura della catenella rimane più piccola rispetto alla lavorazione a maglia bassa. Quindi quando avvio le mie catenelle, anche se ho 1 centimetro di spazio da parte a parte, quando farò i giri di andata e ritorno a maglia bassa, la lavorazione tenderà un pochino ad allargarsi. Per questo bisogna sempre fare i campioni quando si va a lavorare una click-clack per vedere se poi le misure effettive sono quelle giuste. Quindi adesso, dopo aver fatto 40 catenelle, metto per un attimo da parte la mia click-clack, faccio una catenella in più per voltare il mio lavoro, quindi 40 più una, e a partire dalla seconda catenella sull'uncinetto faccio un giro di ritorno a maglia bassa. Ovviamente le 40 catenelle di base che io ho avviato vanno a coprire circa 25 cm. Se voi utilizzate un filato diverso cercate più o meno di mantenervi sulla misura in centimetri, quindi può darsi che abbiate una catenella in più o una catenella in meno rispetto a quelle che ho utilizzato io per avviare il progetto. Come sempre adattate le misure a quello che è il filato che voi avete scelto. Una volta tolto l'uncinetto prendo la mia base e la vado a inserire all'interno della click-clack. Direi che la misura è giusta perché, se riuscite a vederlo, spero di sì, la mia base non va ad entrare, diciamo, nella parte quella dove poi dovremo cucire il corpo della click-clack e siamo giusti perché dobbiamo ancora fare poi un giro di perimetro, quindi avere una base che tocca da parte a parte i 2 laterali per cucire, chiamiamoli così, della nostra click-clack vuol dire che la nostra base è giusta. A questo punto non dobbiamo far altro che fare dei giri di andata e ritorno a maglia bassa per raggiungere una certa altezza che vi lascerò scritta qui nel video. Quindi a questo punto farete una catenella per voltare il lavoro, voltate il lavoro, proseguite a maglia bassa, quando arrivate qui fate di nuovo una catenella in più per voltare il lavoro e fate dei giri di andata e ritorno a maglia bassa fino all'altezza che vi lascio indicata e poi andiamo a vedere insieme se la misura della base della nostra click-clack è perfettamente corretta. Dopo un bel po' di giri siamo arrivati a completare il nostro fondo e se io vado a mettere sopra la mia click-clack vedete che praticamente l'ho coperto tutto.
Qui ho lasciato ancora un pochino di spazio perché dobbiamo ancora fare il giro di perimetro, però vi dico le misure indicative. Siamo arrivati a circa 27 cm perché ovviamente avendo anche il laterale con la catenella un pochino si è allargata, che è esattamente la misura della nostra clic-clac, mentre in altezza abbiamo lavorato circa 16 cm perché come vi ho detto manca ancora il giro di perimetro. Per quanto riguarda le misure della rete che voi andate a tagliare, mi permetto di darvi un piccolissimo consiglio che do soprattutto quando si tratta di fare lavori a pannello di questo tipo. Quando andate a tagliare la vostra rete vi consiglio soprattutto sul lato corto di lasciarvi una riga di quadratini in più. Questo perché? Succede spesso, perché mi è già successo, di iniziare ad attaccare la rete col metodo che vi farò vedere al corpo della borsa e di arrivare in questo angolo e rendermi conto che mi mancava giusto una riga di quadratini perché la rete si attaccasse in modo perfetto. Perciò ogni volta che devo fare un lavoro di questo tipo mi lascio sempre una riga di quadratini in più da ciascun lato corto, in modo che se la lavorazione è troppo piccola posso sempre tagliare il pezzettino di rete in più, se invece è un po' più grande di quello che io avevo preventivato, mi sono tra virgolette evitata il fatto di dover buttare via un pezzetto di rete e di tagliarne della nuova. Riprendiamo quindi il nostro pannello e la lavorazione con l'uncinetto e facciamo una catenella per voltare il nostro lavoro. A questo punto non dobbiamo far altro che fare un giro perimetrale di maglia bassa lungo tutto il nostro pannello, comprendendo però anche la rete. Quindi una volta fatta la catenella e voltato andiamo ad entrare nella prima maglia bassa. Prendiamo il cordino ma andiamo anche a prendere, e lo giro per farvelo vedere, il primo quadratino del nostro pezzetto di rete e lavoriamo una maglia bassa. E facciamo così per tutte le maglie basse presenti sul nostro lavoro, e andiamo quindi così ad includere tutta la nostra rete lungo tutto il nostro fondo. Questo permette appunto di includere pezzettini rigidi, perché vedete comunque il lavoro è sì rigido ma con la rete rimarrà molto più stabile, in qualunque tipo di lavorazione. Potete farlo anche ad esempio se avete il pannello di una pochette e non volete cucire con l'ago, potete incorporare un pezzetto di rete tagliato ovviamente a misura con questo metodo. Quindi continuiamo lungo il lato e poi vi faccio vedere come voltare il lavoro nell'angolo. Ed eccoci arrivati nell'altro angolo. Io ho già fatto l'ultimo punto basso nell'ultimo quadratino. Come si fa a voltare l'angolo? Dobbiamo fare una catenella e andare a prendere il punto qui, prendendo comunque di nuovo l'ultimo quadratino che abbiamo lavorato. Quindi vado ad entrare prendendo il cordino e prendendo anche il quadratino. Vedete che in questo modo giriamo intorno all'angolo e continuerò adesso a lavorare una maglia in ciascun quadratino per tutto il mio lato corto. Quando arriverò di nuovo all'angolo farò di nuovo una catenella e una maglia bassa all'interno del quadratino dove abbiamo lavorato l'ultima maglia dell'angolo precedente. Quindi maglia bassa, catenella, maglia bassa nello stesso quadratino e continuiamo così fino alla fine del giro che è qui. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultimo quadratino dell'angolo fate una catenella e chiudete con una maglia bassissima all'interno della prima maglia bassa che avete lavorato. Quindi entrate qui e chiudete con una maglia bassissima. In questo modo facciamo l'angolo anche per questa parte che è quella con la quale abbiamo avviato la cucitura della nostra rete. E questo è il pannello una volta che abbiamo attaccato la rete. Come vedete non ci sono pieghe particolari e rimane molto rigido. Se lo andiamo a voltare dovreste avere un risultato di questo tipo. Una cosa che mi è venuta in mente adesso, avrei dovuto dirvi prima, ma spero di non essere troppo in ritardo, è questa. La cosa importante è che la rete tocchi perfettamente il pannello, cioè qui vedete c'è un leggerissimo gioco, però un minimo è giusto, non ci devono essere delle pieghe, non ci devono essere degli avvallamenti e può rendersi necessario a volte non lavorare proprio tutti i quadratini, ogni tanto si può saltare giusto un quadratino qua e là per fare in modo di adattare perfettamente il nostro pannello alla rete. La cosa importante, come vi ho detto, è che qui ovviamente la lavorazione cerchi di combaciare il più possibile, però vedete che comunque il nostro pannello è già di per sé era già rigido, adesso lo è perfettamente.
e dobbiamo quindi iniziare a lavorare il nostro corpo della clic-clac in verticale. Per il corpo della mia clic-clac ho scelto una lavorazione che mi ha fatto vedere mia zia Teresa, che è veramente molto semplice ma molto molto carina, che ricorda un pochino la maglia rasata che viene fatta con i ferri. Per iniziare questo tipo di lavorazione facciamo una catenella e facciamo un primo giro di maglia bassa normale lungo tutto il perimetro del nostro fondo. Anche nell'angolo, dove qui vedete abbiamo la catenella, andiamo comunque a lavorare una maglia bassa. Questo ci permetterà appunto di girare poi il nostro lavoro. Quindi facciamo una maglia bassa lungo tutto il nostro perimetro. Vado semplicemente ad entrare con l'uncinetto in ciascuna delle maglie che mi si presentano. Se non vi trovate bene a lavorare con l'uncinetto numero 3, questo è il momento in cui potete passare ad esempio a un tremezzo, o se avete lavorato il pannello con il tremezzo a un uncinetto di mezzo punto superiore, quindi se avete usato un tremezzo potete utilizzare un 4. Non andrei oltre perché poi il tipo di clic-clac non rimane molto rigida, quindi dovrete poi indurire i laterali. Invece rimanendo tra il 3 e il 3,5 siamo più o meno nella misura diciamo ideale per questo tipo di lavorazione. Ho fatto l'ultima maglia bassa nella catenella dell'angolo e vado a chiudere all'interno della prima maglia che ho lavorato con una maglia bassissima. A questo punto, invece di avviare come nei miei soliti tutorial una catenella e una maglia bassissima poi per chiudere il giro, questa volta faremo una lavorazione simil spirale. Questo perché il tipo di lavorazione che ho scelto, che alcuni di voi magari hanno già visto nel tutorial del borsellino clic-clac, se dovessimo chiudere sempre con la maglia bassissima tenderebbe un pochino a stringersi. Quindi questa volta cerchiamo di fare una lavorazione simil spirale. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vedete che davanti a voi abbiamo una riga di maglie basse normali. La lavorazione simil maglia rasata prevede sempre e solo l'utilizzo del punto basso, però invece che prenderlo al nostro solito modo, che è questo, cioè quello di passare all'interno delle due costine, questo tipo di lavorazione prevede che la maglia bassa sia presa all'interno della maglia bassa sottostante. Cioè, qui vedete c'è la maglia bassa. Invece che entrare così, io vado ad entrare tra le due V della nostra maglia bassa sottostante. Quindi entro in questo modo e porto fuori il filo facendo una maglia bassa. Si va praticamente a creare una maglia bassa dentro la maglia bassa sottostante. Per il punto successivo, anziché prenderlo qui, vado tra le due V, porto fuori il filo e realizzo una maglia bassa. Ve lo avvicino in modo che possiate vedere meglio. Vedete che praticamente sono andata ad entrare dentro la maglia bassa sottostante. Ve lo faccio rivedere, non prendo qui, ma vado nel mezzo tra le due V, porto fuori il filo e realizzo una maglia bassa. Ho fatto qualche punto in più per farvelo vedere meglio e ho avvicinato un pochino l'inquadratura. Vedete che si crea una V una dentro l'altra. È una lavorazione che vedrete risulterà molto molto compatta, perciò mi raccomando, se non avete cambiato l'uncinetto, cercate di mantenere una mano molto costante e di non essere troppo rigide, perché comunque lavorando con un uncinetto 3 e con questo tipo di cordino, questa lavorazione tende un pochino a stringere. Quindi siate costanti e diciamo rigide, ma non troppo, il giusto, per permettervi poi di entrare agevolmente nei giri successivi nelle prossime V. Adesso continuo lungo tutto il mio perimetro e poi ci vediamo per chiudere il giro insieme. E siamo nuovamente nel nostro amato angolino. Vedete che davanti a noi abbiamo la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Questa volta, invece che fare una maglia bassissima, al di sotto, quindi all'interno della maglia bassissima, andiamo a realizzare una maglia bassa. Per questo vi ho detto che è una lavorazione simil circolare, perché la chiusura con la maglia bassissima viene fatta solamente qui a quello che praticamente è il primo giro di lavorazione con la maglia rasata,
mentre per i giri successivi non faremo altro che lavorare a spirale, quindi qui dobbiamo sostituire la maglia bassissima con una maglia bassa. Continuerò il mio giro ripetendo praticamente il passaggio fatto nel giro precedente, quindi vado ad entrare nella V del mio punto successivo, passando sempre nello stesso punto e realizzando una maglia bassa all'interno della maglia bassa sottostante. Vedete che già adesso il nostro lavoro inizia a girarsi verso la parte verticale. Come continuo la lavorazione? Continuerò così, realizzando una maglia bassa all'interno delle V delle maglie basse sottostanti. Nel giro successivo, come vi ho detto, si continua a lavorare a spirale, quindi qui non avrete più il problema di cercare la maglia bassa nella quale entrare perché ce l'avrete già realizzata qui, proprio sopra la vostra maglia bassissima, quella con cui avevamo concluso i giri. Vi consiglio di mettere un marcatore qui, dove adesso abbiamo una maglia bassa, in modo che poi quando dovremo pareggiare il giro sapremo esattamente qual è il punto più importante. Perciò continuate così e ci vediamo tra un bel po' di giri. Ed eccoci tornate dopo un bel po' di giri alla parte finale del corpo della nostra click clack. Io ho utilizzato tutta l'intera busta di cordino Swan Glitter e ho raggiunto un'altezza di circa 20 cm. Se voi avete più di una busta potete ovviamente integrare aggiungendo magari altri 10-15 cm, però già vedete che comunque le dimensioni della nostra click clack sono abbastanza importanti. Per chiudere il giro ho fatto 3 maglie bassissime e poi andrò a nascondere il filo all'interno del filato. Adesso dovremo cucire la nostra click clack, ma prima dobbiamo fare un passaggio importante, cioè quello di aggiungere tutti quegli elementi in metallo o comunque minuterie e etichette che vogliamo siano sulla nostra click clack, perché andranno poi nascoste dalla fodera. Io in particolare ho aggiunto delle piccole borchette rotonde dorate che avevo in casa, ma voi potete aggiungere le borche che più vi piacciono o anche non metterle perché non è strettamente necessario. E andrò poi a cucire una delle mie targhette personalizzate realizzate per me sempre da Fata Morgana. Questa è placata oro, quindi si adatta perfettamente al corpo della nostra click clack e alla sua chiusura. Per cucire la nostra click clack utilizzerò questo filo di nylon trasparente che avete già visto nel tutorial della pochette click clack diamante. Non vi faccio vedere tutti i singoli passaggi perché li trovate in quel tutorial, ma vi illustro brevemente che cosa andrete a fare. Una volta aperta la vostra click clack vedete che c'è questa parte in cui va inserito praticamente il corpo della nostra click clack. Ovviamente noi siamo andati leggermente fuori misura perché qui avremo un pochino più di spazio. Questo perché ho voluto che ci fosse una parte un pochino più tondeggiante sui lati del nostro lavoro. Quindi con l'aiuto delle forbici andate a inserire il corpo della click clack all'interno di questo spazio e poi con un filo di nylon trasparente come questo e un ago normale andate a cucire il corpo della vostra click clack. Ed eccoci qui una volta cucita la nostra click clack. Vedete che sul lato diciamo corto che è questo c'è un pochino di cordino che avanza. Questo perché la click clack nella sua forma finale io l'ho pensata così, con questa sorta di effetto bauletto, ma soprattutto pensato al fatto che potremmo aver bisogno durante le feste, se portiamo solamente una borsa di questo tipo, di introdurre degli oggetti in più all'interno della nostra borsa. Avere questo giochetto di filato vi permette, una volta buttato in fuori in questo modo, vedete, di cambiare forma alla vostra click clack, ma soprattutto di guadagnare dello spazio, specie magari se dovete, che ne so, introdurre un ombrellino o qualcosa. E poi una volta che avete tolto l'oggetto in più non dovete fare altro che rispingere il filato all'interno ed ecco che la vostra borsa torna nelle sue dimensioni originali. Questo progetto mi ha preso tantissimo, infatti la vigilia di Natale ero lì che cercavo di terminarla perché volevo assolutamente portarvela prima di Capodanno. Magari se in casa avete già una chiusura di queste dimensioni e del filato potete appunto realizzarla per le vostre feste in questo bellissimo rosso che, come si suol dire, non può che portare fortuna nel giorno di Capodanno, ma si adatterà per le vostre future feste di Natale. Io avrei voluto portarvi questo tutorial molto prima di Natale, ma avevo l'esigenza di terminare prima quello della diamante, quindi diciamo che ho dovuto slittare un pochino con i tempi.
Vi faccio vedere inoltre, perché molte me l'avete chiesto, come si attacca la catena a questo tipo di chiusura click-clack. Ve lo faccio vedere con questa catena che è sempre disponibile da Fata Morgana e che si adatta perfettamente con il tono sia alla nostra chiusura che all'eventuale targhetta dorata. Questo tipo di catena è formata da tanti piccoli anelli che hanno tutti una sorta di apertura-chiusura che voi ovviamente in questo momento non state vedendo, ma si trova in questo punto. Con l'aiuto di pinzette, io lo faccio con le forbici, perciò non imitatemi, non dovrete far altro che andare ad allargare il vostro gancetto, vedete che qui si è creato un piccolo spazio, farlo passare all'interno, in questo modo, dei gancetti della click-clack, e poi, sempre con l'aiuto delle pinze, io lo sto facendo con le forbici, non imitatemi, andarlo a richiudere. E in questo modo avrete agganciato la vostra catena alla click-clack e farete la stessa cosa dall'altra parte. Quando dovrete rimuoverlo non dovrete far altro che allargare nuovamente il gancetto e tirarlo via. Ovviamente la catena vi arriva di una certa lunghezza, sta poi a voi accorciarla o allungarla in base alle vostre esigenze. Per accorciare non dovete far altro, come vi ho fatto vedere, di aprire il gancetto e togliere quelle che sono le maglie in più. Stessa cosa, se volete allungarla, andate a prendere i due lembi della catena, allargate un solo gancetto, inserite all'interno e chiudete, e così via. Ovviamente se non volete portare la vostra click-clack con la catena non dovrete far altro che togliere i gancetti e utilizzare questo bellissimo manico che è già incorporato nella nostra chiusura click-clack. Nel box informazioni sotto questo video vi lascio anche il link su come foderare le varie borse, che vale anche per questo tipo di click-clack, oltre come sempre tutti i miei contatti, la pagina Facebook, Instagram e il sito internet, dove potete veramente scrivermi quando volete e soprattutto potete inviarmi le fotografie delle vostre creazioni ispirate ai miei tutorial. Mi piace veramente tantissimo vedere che cosa riuscite a realizzare e mi piace soprattutto inserire le foto in un album sulla pagina Facebook, in modo che tutte le altre creative che seguono l'uncinetto d'argento possano ammirare le vostre opere. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video, spero vi sia veramente di ispirazione per tanti bellissimi progetti. Vi auguro soprattutto un felice 2018 che vi porti gioia e serenità e soprattutto tanta creatività. Ci vediamo ormai l'anno prossimo. Ciao a tutti!